Perché fai così tante cose che non ti piacciono e ti piacciono così tante cose che non fai? Perché spesso facciamo così tante cose che non ci piacciono e perché ci piacciono così tante cose che non facciamo? C'è un errore di fondo nel modo in cui scegliamo le nostre attività quotidiane. Guarda che bel sole che c'è oggi. È una domanda interessante. Spesso facciamo cose che non ci piacciono per vari motivi, come obblighi, responsabilità o la necessità di soddisfare bisogni immediati. A volte ci troviamo a fare certe cose per abitudine o per paura delle conseguenze se non le facciamo. Quanto è colpa della società e quanto è una nostra responsabilità? Quanto influisce, chat, il condizionamento sociale, ad esempio scuola, lavoro, famiglia? Il condizionamento sociale, come la scuola, il lavoro e la famiglia, ha sicuramente un impatto significativo sulle nostre scelte. Questi fattori possono influenzare le nostre priorità e i nostri comportamenti, spingendoci a fare certe cose per conformarci o per soddisfare aspettative esterne. Tuttavia, abbiamo anche la responsabilità personale di riconoscere questi condizionamenti e cercare di fare scelte che rispecchiano i nostri veri desideri e valori. Trovare un equilibrio tra le aspettative sociali e le nostre passioni personali può aiutarci a vivere in modo più autentico e soddisfacente. Cosa succede nel nostro cervello quando facciamo qualcosa che non ci piace? Ci autoconvinciamo che alcune cose ci piacciono solo per necessità? Quando facciamo cose che non ci piacciono, il nostro cervello può attivare meccanismi di adattamento per ridurre lo stress e l'inconforto. Uno di questi meccanismi è la razionalizzazione, dove ci convinciamo che ciò che facciamo ha un valore o un significato, anche se inizialmente non ci piace. Questo ci aiuta a giustificare le nostre scelte e a mantenere un senso di coerenza. Tuttavia, è importante riconoscere quando queste autoconvinzioni sono davvero utili e quando invece ci impediscono di perseguire ciò che ci appassiona veramente. Ok, chat, perché rimandiamo sempre ciò che ci piace? È solo una mancanza di tempo o c'è qualche paura dietro? Non so, ad esempio, perché quando ho del tempo libero non faccio mai le cose che mi ero ripromesso? Rimandare le cose che ci piacciono può dipendere da diversi fattori, non solo dalla mancanza di tempo. A volte potrebbe essere una questione di procrastinazione, dove tendiamo a evitare attività che richiedono sforzo o impegno. Inoltre, possiamo sentirci sopraffatti dalle responsabilità quotidiane, facendo fatica a ritagliare tempo per le nostre passioni. Infine, potrebbe esserci una certa ansia o insicurezza riguardo a dedicarsi a ciò che ci piace, soprattutto se percepiamo queste attività come meno produttive. Riconoscere questi ostacoli può aiutarci a trovare strategie per integrare le nostre passioni nella routine quotidiana. Alla fine, ragazzi, ci sono tantissime variabili. Come sempre, ogni cosa è soggettiva. E infatti voglio sapere la vostra opinione, scrivetela sotto nei commenti. Ci sono, secondo me, anche ragazzi tantissime paure che ci frenano magari del fare cose che ci piacciono rispetto a quelle che non ci piacciono. Ovviamente quelle che non ci piacciono molte volte siamo costretti. Chat, è davvero così? La paura del fallimento ci frena? Ad esempio, vorrei imparare a suonare la chitarra, ma ho troppo paura di risultare scarso e ho troppo paura di non farcela. La paura del fallimento è molto comune e può impedirci di provare cose nuove, come imparare a suonare uno strumento. Spesso ci preoccupiamo di non essere abbastanza bravi o di fare errori, ma è importante ricordare che ogni inizio comporta un processo di apprendimento. Fare errori fa parte del percorso e ci aiuta a migliorare. Con il tempo, la pratica e la pazienza puoi superare questa paura e goderti il processo di apprendimento. A volte ci piace di più l'idea di fare qualcosa che il farla davvero. Tipo, mi piacerebbe viaggiare per il mondo, ma poi sto sul divano a guardare Netflix. È vero, a volte l'idea di fare qualcosa può sembrare più attraente della realtà. Questo succede perché l'anticipazione e l'immaginazione spesso ci danno una sensazione di eccitazione e libertà. Tuttavia, una volta che dobbiamo affrontare la realtà, possono subentrare la pigrizia, la paura o semplicemente la comodità di restare nella nostra zona di comfort. Per trasformare l'idea in realtà, può essere utile fare piccoli passi e stabilire obiettivi concreti.
Anche viaggi brevi o attività che ti avvicinano al tuo sogno possono fare la differenza. Sì, ad esempio rimanere sempre nella comfort zone non è la cosa più ideale. Esatto, la comfort zone può essere comoda, ma a lungo andare può limitarci e impedirci di crescere. Uscire dalla nostra zona di comfort può essere spaventoso, ma è anche dove avvengono le vere scoperte e crescita personale. Puoi iniziare con piccoli passi, come provare nuove attività o affrontare piccole sfide. Ogni piccolo passo fuori dalla comfort zone ti aiuterà a sentirti più a tuo agio nell'affrontare le sfide più grandi. Perché accettiamo così facilmente la routine, anche quando questa ci rende infelici? Sì, la routine può essere difficile da cambiare, soprattutto quando ci sono fattori economici coinvolti. Spesso le responsabilità finanziarie ci costringono a seguire un certo percorso, anche se non ci rende felici. Tuttavia, è possibile trovare un equilibrio. Piccole modifiche nella routine, come dedicare del tempo a hobby o attività che ti appassionano, possono fare una grande differenza. Inoltre, pianificare e gestire attentamente le risorse può aiutarti a fare spazio per ciò che conta davvero per te. Chat, però resta anche il fatto che una persona molte volte è costretta a fare determinate cose, magari per una questione economica, e il discorso è sempre molto complicato. Noi ragazzi trattiamo temi filosofici, ma siamo completamente ignoranti. Infatti ci affidiamo alla nostra amica ChatGPT per capirci qualcosa. Capisco perfettamente e non è affatto stupido. È normale adattarsi alle circostanze e trovare soluzioni che siano sostenibili, soprattutto quando ci sono limiti economici. L'importante è riconoscere che anche nelle piccole cose possiamo trovare soddisfazione e gratitudine. Ad esempio, apprezzare un piatto semplice può essere altrettanto gratificante quanto un'esperienza più costosa, se fatto con la giusta mentalità. E non preoccuparti di essere ignorante su certi temi. È naturale esplorare e fare domande. È un percorso di crescita e ogni passo conta. Sono qui per aiutarti a capire e riflettere su tutto ciò che ti interessa. Esiste un equilibrio tra dovere e piacere? E questa è la mia domanda, Sì. chat. Se esiste un equilibrio tra il dovere e il piacere. Sì, un equilibrio tra dovere e piacere esiste, anche se può essere difficile da raggiungere. Trovare questo equilibrio significa gestire le responsabilità e allo stesso tempo dedicare spazio alle cose che ci rendono felici. La chiave sta nel trovare momenti per fare ciò che amiamo, anche se piccoli, mentre affrontiamo le necessità quotidiane. Per esempio, pianificare e organizzare il tempo in modo da includere attività piacevoli può aiutare. Anche se le circostanze possono limitare le nostre scelte, trovare modi per integrare piacere e dovere è possibile e può portare a una maggiore soddisfazione personale. Chat, la società premia di più chi si adatta o chi insegue la propria felicità? Questa è una domanda complessa e dipende molto dal contesto. In genere, la società tende a premiare chi si adatta alle regole e alle aspettative comuni, perché questo facilita la coesione e la produttività in un sistema collettivo. Porca t- Niente ragazzi, stavo provando a vedere se riuscivo a fare un altro account, ma già si è fatto iper tardi. Come sempre, ChatGPT ci lascia a piedi, ci dà solo questi 10 minuti al mese, che poi non capisco quanto effettivi siano davvero questi 10 minuti. Fatto sta che il video finisce qui, avevamo altre domande da chiedergli, ad esempio soluzioni magari per poter fare più cose che ci piacciono anziché cose che non ci piacciono. Qualcosa ci ha detto. Oh, adesso mi sto cadendo. Questi giochi comunque sono assurdi. Guarda, è bellissimo. Come li fanno moderni adesso i giochi. Comunque, abbiamo spodestato tutta una serie di bambini che i genitori hanno visto noi a fare i video e li hanno immediatamente allontanati. Quindi lasciamo i bambini giocare, anche se mi sto divertendo molto. La nostra conversazione con la chat è finita. Quindi ragazzi, scrivetemelo voi sotto nei commenti. Avete visto, rispetto al video precedente ho dovuto cambiare il telefono perché l'altro mi si era completamente spaccato. Quindi ragazzi, che dire, per oggi è tutto. Scrivetemi nei commenti
quali altre domande avreste voluto fare a ChatGPT, ma soprattutto delle risposte e delle soluzioni, che è abbastanza interessante questa conversazione, ma non ho ancora ottenuto le mie risposte. Quindi siccome questi bambini, ragazzi, vogliono giocare, io vi saluto, per oggi è tutto. Tech Tiago, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche al primo canale, sono Santiago e ci vediamo al prossimo video.